Ragazzi, ci siamo. Toro Line, welcome to the team. E un benvenuto al team Toro Line. Non so, magari possiamo parlarne, Toro Line. Ho delle buone sensazioni che in questo video vi racconterò. È stato, come dire, un bel test. Io devo ringraziare Toro Line perché mi hanno fatto avere queste 3 corde che, ragazzi, arrivano in questa veste, quindi praticamente molto carina come confezionamento. In ciascuna di esse c'è una corda. Ormai qualche mese fa, parliamo di gennaio, ho ricevuto insomma questa confezione con Wasabi, una delle più vendute, Pro Hybrid e poi la K-Pop. Purtroppo in quel periodo avevo particolari dolori al gomito, ho dovuto far slittare, diciamo, questa recensione sino a queste recenti settimane, dove si è placato un pochino tutto l'affaticamento al gomito e sono migliorato dal punto di vista della mia tendinite, della mia epitrocleite. Quindi sono riuscito ad andare in campo nel testare 3 corde mediamente dure, rigide, ferme e soprattutto in monofilamento, visto che la mia corda di riferimento allo stato attuale è un'incordatura insomma fatta di un multifilo e un monofilo, la Head Lynx e la Head Velocity. Quindi adesso in questa recensione cercherò di darvi un po' di dettagli in più, un po' di sensazioni in più rispetto alle corde Toro Line, che sono il nuovo nome in ascesa, possiamo dire così, soprattutto nel movimento YouTube. Tanto è vero che la K-Pop è proprio quella che nasce da Carousel, My Tennis HQ, Notable Wins. Qui abbiamo Kevin Anderson, Tommy Robredo, Jack Sock, Cameron Norrie, Francis Tiafoe, Kyle Edmund, Riley Opelka. Notable Wins, quindi sono delle vittorie effettuate sul campo da gioco da parte di questi giocatori utilizzando una corda Toro Line. Ma bando alle ciance, iniziamo con questa recensione, ma prima mi raccomando, se ancora non sei iscritto al canale, fallo immediatamente, interrompi qualunque cosa stai facendo, perché è un atto dovuto questo e credimi, ne trarrai vantaggio. Metti un bel mi piace e se ti va di fare uno step oltre, puoi sostenere il canale abbonandoti, diventando super fan. Direttamente dentro YouTube trovi le indicazioni qui sotto nel pulsante, oppure in descrizione trovi la possibilità di o fare una donazione tramite PayPal, e di questo ti ringrazierò tantissimo se lo farai, oppure acquistare il libro appena uscito di Jannik Sinner, Il Predestinato. Eccolo qui, ne ho una copia proprio sotto mano, lo trovi su Amazon. Puoi fare, anche se non ti piace Sinner, oppure se sei un grandissimo appassionato di Sinner, ancora di più sei in dovere nel doverlo acquistare. Acquistandolo, l'ho scritto io, un libro autopubblicato, autofinanziato, sosterrai la community, sosterrai questo tipo di attività. Bene, detto questo, allora vado ad indicarvi un attimino quello che è sia la giocabilità sia la struttura di queste corde. Partiamo con quella più conosciuta di quelle che ho ricevuto, che è la Wasabi. Allora, la Wasabi è una corda quadrata, quindi una corda sagomata di calibro 1,23, è arrivata con il pomegranate melagrana, quindi neon pink, gauge 17, mediamente rigida, nel senso che stando a Racketpedia siamo nell'ordine di rigidezza statica e dinamica di Lynx Tour, Oak Touch, Solinco Tour Bite. La tipologia di corda come durezza è quella. A livello di prestazioni, chiaramente una corda sagomata che quindi favorisce il controllo, favorisce lo spin. Diciamo che spin e controllo sono un po' il filo conduttore di tutti questi 3 set di corde che ho ricevuto. Onestamente è stato anche difficile confrontarle queste corde e riuscire a trovare delle differenze. Possiamo dire che la mia preferita tra tutte quante è stata la K-Pop, ok? Che è stata questa combinazione creata da Carousel di My Tennis HQ con una Wasabi Neon Pink, che è la stessa che ho provato anche da sola. Le indicazioni di montaggio sono le main, la Wasabi come orizzontale, non verticale, quindi corda quadrata come sagoma, mentre invece la Caviar, che è 1,24, nella location cross, quindi le verticali, ed è una corda esagonale, ok? Quindi, ma perché non l'hanno scritto in italiano, accidenti? Orizzontali, verticali, che poi in inglese mica scrivono horizontal, vertical, come sarebbe la traduzione, scrivono main e cross. Mi ha fatto confondere. Comunque,
Detto questo, chiaramente l'esagonale viene lì sulle verticali anche, mi sembra abbastanza naturale, perché aumenta, come dire, la prestazione dal punto di vista dello spin. Vi dicevo, il filo conduttore è il controllo e lo spin in tutti questi tre set di corde, però la K-pop mi ha dato qualcosa in più. Questo agganciava la corda molto bene e non mancava la spinta in realtà, però sapevo che potevo tirare tutto a braccio, la palla comunque restava in campo. Sulla Pro Hybrid, che è l'altro ibrido sempre mono, abbiamo un Wasabi, che è quindi sempre il filo conduttore in tutte e tre le incordature, e una Wasabi X utilizzata nelle verticali, dove qui la combinazione interessante è qual è? Che Wasabi ha una corda a sagoma quadrata, mentre invece la Wasabi X ha una forma circolare. In questo caso erano verde e blu. La forma circolare, stando alle loro indicazioni, questo abbinamento, la Pro Hybrid, dovrebbe garantire un maggiore snapback, perché chiaramente sono delle corde circolari, quindi si muovono meglio, tra virgolette, tra di loro nell'ibrido. Però se proprio vi devo dire, io in realtà con questa corda è quella che ho sentito più difficoltà nella spinta, cioè non usciva la palla così tanto bene e veloce come nelle altre due, la Wasabi full mono e la K-pop, quindi Wasabi e Caviar. Non lo so, non ho riscontrato la stessa performance. Io penso che le corde siano tutte e tre di altissimo livello, tutte e tre, le tre corde utilizzate sono Wasabi, Wasabi X e Caviar, e da lì è stato composto poi magari anche qualche ibrido. Sul sito Toroline trovate tantissime altre combinazioni, chiaramente questa è una selezione dei prodotti, arrivano direttamente dall'estero, non c'è un rivenditore italiano, quindi dovete mettere in conto tempi lunghi di spedizione, bisogna fare due conti a livello di costi, se valga la pena o meno. I costi della singola corda e delle matazze sono allineati al mercato dei marchi più blasonati. La domanda che mi pongo è: ma vale davvero la pena comprare Toroline quando con Ed, che è una delle più diffuse, piuttosto che Babolat con RPM, insomma, le trovi nei negozi? Perché andare a cercare qualcos'altro? Se ci pensiamo, ecco, colgo l'occasione per fare un po' una riflessione. Il mondo delle corde è ancora più giungla rispetto al mondo delle racchette, perché ci sono corde per tutti i gusti e di tutti i tipi, ed è veramente difficile addentrarsi in questo mondo e trovare qualcosa di buono, o comunque di buono c'è tanto, però vai a trovarlo. Da dove parto? Cioè, è una cosa veramente tanto personale, cioè se nel mercato delle racchette abbiamo più o meno 4-5 marche principali e le varie sottolinee, qui ci sono svariate, siamo forse sul centinaio di soluzioni possibili come marche, che ne so io, dai marchi italiani a quelli francesi a quelli americani, ce n'è di tutti i tipi. Quindi ragazzi, io parlo, diciamo, per me, mi trovo molto in difficoltà, e tanto è vero che non cambio mai corda, insomma, sono fidato prima al Lynx Tour, poi, o meglio, prima al Lynx, poi Lynx Tour, poi di nuovo Lynx, e adesso ultimamente con Lynx Velocity, per una questione proprio di articolazioni e di salvaguardia del mio gomito. Per concludere, ripeto, corde di ottima qualità. Wasabi da sola funziona molto bene, K-pop, quindi Wasabi e Caviar, è stata la mia preferita, grandissima prestazione. Non che la Pro Hybrid sia da meno, però a me è sembrata inferiore come prestazione, diciamo. Altissima qualità, corde mediamente dure che non consiglio al principiante intermedio, assolutamente. Secondo me c'è bisogno di braccio, abbiamo bisogno di qualcuno che fa andare la palla, perché altrimenti veramente è un accaporetto, ne usciamo dal campo con la spalla dolorante e possibilmente anche col gomito dolorante, perché non sono corde come la Revolve o la Lynx, cioè stiamo parlando di uno step sopra, per quanto, ecco, io la prima volta che provai la Lynx Tour rimasi incantato, perché la percepivo dura, ma signori, mamma mia che corda di qualità, cioè era uno step di 10 volte sopra rispetto a tutto quello che avevo provato fino ad allora. E comunque nel tempo
non è che abbia provato tantissime altre corde, però non ho mai trovato nessun'altra corda che abbia eguagliato il feeling avuto con la Lynx Tour. Poi c'è da dire che tutto dipende anche un po' dalle racchette che si combinano con le corde, questo può fare la differenza. Io 3 modelli di corde Toro Line provati su 3 modelli uguali di racchetta, le DR98, quindi diciamo che le mie sensazioni dovrebbero essere abbastanza affidabili e consistenti, e la chiuderei così. Ditemi qui sotto ragazzi se qualcuno di voi ha già provato Toro Line, se pensa di provarle, acquistarle. Sinceramente io penso che non siano un pacco, non siano una fregatura, valga la pena provarle, valga la pena comprarle, valga la pena utilizzarle, dargli una possibilità, insomma. Prima di andare un bel mi piace, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, e questo è davvero l'ultimo saluto, ciao!